accomodati. Limoneto ai Campi Flegrei a nord di Napoli, il laboratorio a Piazza San Gaetano. Quanti anni fa è stato aperto il laboratorio e da cosa nasce l'amore per il limone? I Campi Flegrei sono un posto magico da un punto di vista mitologico, da un punto di vista ambientale, da un punto di vista culinario. C'è una sintesi di tante eccellenze e quindi è un luogo che ho frequentato fin dalla mia prima adolescenza, frequentata avendo dei rapporti con persone del posto, contadini, pescatori che mi illustravano la loro attività nel modo, diciamo, più sanguigno e coinvolto. Nei Campi Flegrei ci sono degli agrumeti, aranci, limoni, mandarini, c'è tutto quello che in qualche modo fa parte della coltivazione degli agrumi, e quindi questi profumi che emanavano all'interno mi hanno affascinato fin da piccolo. Ho continuato a frequentarlo anche in età adulta, fino all'Alto Adige, dove sono stato proprio per fare un'immersione nella gelida acqua dei Campi Flegrei, che sono un paradiso e un inferno. Un paradiso quando dormono e un inferno quando si svegliano. Quindi l'amore per il limone, l'amore per gli agrumi. Dopo questa immersione in questo luogo, diciamo, c'è stata l'opportunità, la possibilità di poter cogliere la bellezza del centro antico di Napoli attraverso gli studi approfonditi che ho fatto, e mi sono imbattuto in questi locali che sono locali storici. Perché siamo sotto il Tempio di Dioscuri. C'è il Tempio di Dioscuri, V secolo a.C., poi rimaneggiato dai cristiani, quindi siamo sotto, ed erano leggermente, diciamo eufemisticamente, abbandonati, nel senso che erano trascurati. Io pensai di recuperarli in qualche modo e dargli un contenuto che fosse legato alla tradizione dei prodotti di eccellenza della Campania. E quindi l'idea di utilizzare il limone in tutte le sue articolazioni, sia come produzione di liquore e sia come prodotti che contengono il succo di limone, per dargli un contenuto legato proprio alle cose belle di Napoli. E quindi è venuto fuori questa esperienza che man mano ha coinvolto poi dei giovani ai quali ho dato poi il testimone per proseguire sempre guardando avanti e dando il meglio dell'eccellenza di Napoli ai nostri ospiti e ai cittadini napoletani. Il laboratorio è situato nei Decumani, la Napoli antica, patrimonio dell'UNESCO. Ha aperto per i turisti e per i cittadini? La Napoli antica, la Napoli greco-romana, che ha la particolarità di una stratificazione millenaria nell'ambito degli stessi luoghi. Quindi adesso noi ci ritroviamo con delle strade, sono le stesse strade che sono state realizzate all'atto della fondazione della città, V secolo a.C. Io ero appena un ragazzino. Quindi il fascino di questa città, che non è stata mai distrutta e ricostruita, si è trasformata, e noi vediamo le antiche pietre che hanno rivissuto la loro storia in quanto inserite in nuovi edifici. Quindi vediamo la colonna del Tempio greco, che è inserito in una struttura gotica come un pilastro al posto del pilastro. Quindi vediamo reticolati romani che sono inseriti all'interno di palazzi gotici e barocchi. Quindi questo fascino che è legato proprio a questa città. Ora, i nostri ospiti e gli stessi cittadini di Napoli devono in qualche modo cogliere queste particolarità, perché è una città che in ogni luogo, se si conosce la storia della città, si riesce a cogliere gli accadimenti, gli avvenimenti, le tragedie e anche le bellezze di quei luoghi. Quindi è importante che ci si avvicini alla storia della città contemporaneamente camminando per il centro antico, cioè non devono essere slegate queste cose. Quindi anche i nostri ospiti
non devono cogliere soltanto la bellezza e la stratificazione della città, ma cogliere anche i sapori che si sono stratificati insieme alla città nell'arco dei millenni, e uno di questi sapori è il sapore del limone, in tutte le sue articolazioni. Quindi l'idea di offrire questa simbiosi tra stratificazione della città e stratificazione dei sapori. Qual è la stagione dei limoni e cosa produce? Il limone, diversamente dalle altre da frutta come le noci, le ciliegie, non ha una stagione ben individuata, ha delle fioriture che si distribuiscono durante tutto l'anno. In genere si ha la fioritura di primavera e la fioritura di autunno, che permette poi di avere la raccolta dei limoni dopo 3 o 4 mesi dalla fioritura. Fiori profumatissimi che diffondono nell'aria una delicatezza e una profumazione veramente intensa. Cosa produciamo con il limone? Il limone è una frutta particolare, sappiamo anche tutte le virtù, tutte le capacità che ha il limone contro lo scorbutico, contro altre malattie, arricchisce il corpo di vitamina C che lo difende da infezioni e quant'altro. Quindi il limone poi si è utilizzato nell'arco degli anni per produrre sia utilizzando la buccia del limone e sia utilizzando il succo del limone. La buccia per estrarre gli oli essenziali dalla buccia, che sono quelli che profumano, e il succo per farne bevande come limonate o qualsiasi altro prodotto che contiene il succo di limone. Noi qui dentro utilizziamo la buccia del limone e, essendo un limone dei Campi Flegrei, c'è la particolarità che la buccia contiene un'alta percentuale di oli essenziali. Quindi abbiamo una maggiore ricchezza nella profumazione dei nostri infusi. Speriamo con una macchina tecnologicamente avanzata, non so se si interpreta qual è la macchina laser attraverso la quale noi peliamo i limoni. C'è un banale penapatate, utilizzato ovviamente da esperti in pelatura. E quindi abbiamo una buccia sottilissima che evita la diffusione del bianco all'interno dell'infuso. Questo permette di non avere quel retrogusto amaro che è tipico dei prodotti industriali. Quindi facciamo succo limoncello, crema di limone, e poi abbiamo tutta una serie di altri prodotti, in quanto abbiamo intercettato dei laboratori che utilizzano il succo di limone, selezionando sulla base della qualità, avendo un controllo di qualità sul loro processo, e quindi veicoliamo insieme ai nostri liquori di elezione pasta al limone, cioccolata al limone, biscotti al limone, risotto al limone, caramella al limone. E il limone è espresso in tutte. E questi laboratori sono olio al limone con gli oli essenziali da usare crudo, quindi ognuno di questi prodotti poi ha una particolarità di utilizzazione. La pasta senza pomodoro, l'olio al limone da usare crudo, i biscotti al limoncello e al limone, quelli là al limoncello contengono una percentuale minima di limoncello. L'abbiamo fatto per i bambini, in modo che spezziamo i bambini e ne facciamo degli ottimi clienti per quando diventano adulti. Quindi il limone è il faro, è il punto di riferimento di qualsiasi attività si fa all'interno di questo programma. Siamo al centro di Napoli, affollata, piena di motorini, un'oasi nel pieno centro di Napoli. Che profumo di limoni? Quali usa? Profumo intenso e profondo che porgo a questa ancella, a questa ninfa, la quale gioirà di questo profumo, perché proprio perché questi oli essenziali che esprimono questi limoni sono oli Queste sono le bucce che contengono ancora oli essenziali del limone insieme a una percentuale minima di alcol, e ovviamente possono essere utilizzate sia per profumare gli ambienti e sia come combustibile
combustibile a bassa quantità di alcol, quindi non pericoloso, nei camini per riscaldare gli ambienti. Quindi sono prodotti che vengono riciclati in queste due direzioni. Il limone è simbolo della fedeltà in amore. Lei sicuramente è un uomo d'amore. Nella mitologia greca gli agrumi vengono chiamati Esperidi e custoditi da tre ninfe, Aegle, Esperia e Aretusa. Lei in quali si rispecchia di più? Nella mitologia greca c'è il giardino delle Esperidi, ci sono le tre ninfe, ma c'è anche una bestia feroce, un serpente, l'Adone, il quale sta lì per cosa? Perché deve evitare che qualcuno venga e prenda questi pomi d'oro, questi agrumi eccellenti e li porta via, quindi è l'Adone. Però c'è Ercole che arriva, ammazza il serpente e quindi prende questi pomi d'oro, cioè gli agrumi che sono all'interno di questo giardino delle Esperidi, e li diffonde nel mondo. Quindi io mi identifico più l'Ercole di più, la possibilità di utilizzare questi profumi eccellenti per dare la possibilità al maggior numero di persone di poter cogliere e godere di questi profumi. Il limone viene utilizzato anche in campo medico e la scorza di limone veniva usata anche per tenere bianco lo smalto dei denti. Il succo contribuiva all'elasticità della pelle e preveniva l'invecchiamento. Lei si mantiene in gran forma, quindi crede a questi rimedi? Sì, il limone è importante, però è importante anche lo stile di vita. Bisogna in qualche modo associare a alimenti come il limone, che ha caratteristiche eccezionali, uno stile di vita che prevede un'attività fisica, un lavoro che in qualche modo ci coinvolge anche da un punto di vista emotivo, e delle relazioni che ci arricchiscono sempre di più. Questo è fondamentale nello sviluppo dell'essere umano, nella capacità anche di godere di una vita sana, piena, intensa. Con il limone si possono fare immense ricette. Lei ne sta elaborando una nuova? Sì, abbiamo ogni tanto in programma di fare delle sperimentazioni. L'ultima che stiamo facendo, e credo che la metteremo poi in esecuzione nell'arco di qualche mese, 3 o 4 mesi, sono il babà alla crema di limone. Il babà alla crema di limone, di solito il babà viene immerso nel rum, di solito come tradizione. Però stiamo mettendo a punto una particolare tipologia di crema di limone che permette al babà di conservare la sua consistenza e contemporaneamente regolare i sapori della crema. Quindi abbiamo questo obiettivo come prossima scadenza, e in modo che le persone mangiano e bevono contemporaneamente. Mangiano un babà bello succoso e consistente e bevono la crema che con il suo aroma, con la sua fragranza è un veicolo di goduria e di gioia.